Allora, tutto per te Lucio, non ancora da condividere sul canale, possiamo decidere poi insieme cosa mettere, però avevo piacere di dirle a te queste cose prima di condividerle con tutti i miei conterranei dell'isola di Lucio. Allora, numero uno, non sarei più capace, cosa è successo? Io ho fatto la sessione 2 anni fa, non sarei più capace di porre neanche le domande in quel modo, quindi che cos'è avvenuto? È avvenuto uno shift, perché ho potuto rendermi conto attraverso le sessioni ma anche attraverso il mio lavoro, perché è molto importante non deificare il tuo intervento, perché perde di valore, di consistenza e di significato, e poi ti spiegherò dopo perché. Quindi prima di tutto una Stefania attiva anche nelle cazzate della sua vita. Quindi io che mi sono presentata a voi con 5 domande totalmente incentrate sulla mia passività, perché gli uomini mi rifiutano sessualmente, perché quello e perché l'altro, ma quella del rifiuto sessuale degli uomini era quella che mi aveva toccata di più, per cui adesso nel mio cuore resta quella. Io oggi non sarei più capace di dire una roba del genere, perché ho capito che sono io in realtà che ho rifiutato e ne ho ben donde. Ho la mia storia, effettivamente il fratello Fiamma può aver un po' influito, ma mio fratello ha un'ottima vita di coppia con una anima gemella, ritengo, un'amica di infanzia. Mio fratello non è stato devoto verso di me come io sono devota verso di lui, quindi dobbiamo anche cercare di togliere responsabilità date un po' a cazzum e capire perché. Quindi in realtà mi sono sentita rifiutata quando rifiutavo io, perché io ho un livello alto, Lucio, non mi si può troppo toccare. Ho avuto tutte le storie d'amore che ho avuto, per me sono state storie di vuoti da riempire, di manipolazioni, di ego da aggradare. Per me non è più quello l'amore. E non lo è mai stato, quindi io passo come tutti inceppo ogni tanto in una storia, ma sono 5 anni che io sono completamente riverginata, ma non fa ridere, cioè sono proprio felice e fiera di essere riverginata e mi rendo conto che rifiuto un sacco di opportunità, ma dovrei, ti spiego, nella sessione andammo in profondità su alcune cose, io non alzo più un dito, se è per me e non devo più chiedere niente a nessuno, non devo supplicare l'amore, cosa che ho sempre fatto. L'amore non si supplica e l'amore, la più alta forma d'amore in ogni caso è quella che io ho per me stessa. Questo non vuol dire autoreferenzialità o egoismo. Sano egoismo forse sì, però se non ti ami che amore vuoi all'esterno? E soprattutto non sono più la fidanzata di disperati alla canna del gas. No, ognuno si badi cortesemente. L'amore sono state quelle occasioni di sgambetto e anche far sesso con un certo tipo di persone ti toglie energia, mica te la dà. Quindi io devo dirti la verità, sono molto 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 favorevole a questa mia Ramadan continuo. Mi dispiace, tutti mi prendono anche un po' in giro, a parte tutti, nessuno deve sapere i fatti miei, però effettivamente sono una che si manifesta poco attraverso la sessualità e anzi più sto invecchiando più capisco che non mi si può troppo toccare perché mi dispiace ma se ti sputo ti profumo, io non voglio più dei rottami energetici che tocchino il mio corpo. Poi a un certo punto Elena mi racconta questa cosa, insomma viene fuori che mio fratello è la mia fiamma, trallallero e trallallà, e mi fa una predizione, no? Mi dice ma lo incontrerai in primavera, vedo che lo incontri, ma anche quello lascia il tempo che trova. Ma per me è stato un punto di lavoro molto importante, Lucio, perché io ero una infognata nelle carte, nella predizione, cioè il contrario della presenza in sé è la predizione. La predizione vuol dire attendere che qualcuno che tu metti al di sopra di te possa dire qualcosa di te e dirti che cosa ti capita. Quindi non metto a livello le parole di Elena a livello di una predizione, ma su di me ebbero quell'effetto. Quindi la cosa più bella di tutte è stata che non vado più a cercarla questa fiamma gemella, non cercherò più fontanelle né maestri di yoga perché mi aveva anticipato che era uno molto solare, molto simpatico e molto slogato. Faceva molto ridere questa parola che era molto slogato. Ho cercato slogati ovunque, ma non puoi cercare slogati e fontanelle se non hai compiuto il tuo lavoro. E forse il mio lavoro era di sgangiamento dalla fiamma precedente, ma soprattutto di coscienza di essere sola e intera.
E questa è la base secondo me di tutte le fiamme gemelle. Quindi grazie Elena che mi hai toccato un punto debole, che era quello della predizione, della voglia pazza di avere un uomo o una fiamma che potesse dire al mondo quanto io sono brava, mentre da sola faccio schifo, no? Secondo me, 2 anni fa. E che mica sono migliore se c'ho una fiamma, vuol dire io sono io e basta. E questo è stato un bel lavoro che mi avete fatto fare, perché appunto, figurati, io tarocchi, astrologie, fuck the guts totalmente, mando a fanculo tutto e non sono più nella ricerca spasmodica di una fiamma, perché l'unica fiamma che sto cercando in questo momento è la mia, e a volte la trovo e a volte non la trovo, e poi so anche che se voglio pensare a che tipo di fiamma avere, so che tipo di range energetico può avere e io non ce l'ho, e allora non si può cercare qualcosa che non si ha, perché altrimenti vai a cercare, anche tu cerchi conforto in qualcosa che non sei, no? E quindi sto cercando in modo molto tranquillo, non sono una che fa i cambiamenti dal giorno alla notte, però mi sto allontanando amorevolmente dal fumo, nel senso che non ne sento più il bisogno, ed è stato un lavoro lento, perché ho parlato con la mia interferenza, le ho dato legittimità, non l'ho trattata come una roba brutta, e ho cercato quella parte di me che si connetteva a quell'interferenza. Cosa vuoi riempire? Che vuoti hai da riempire? Perché ti pigli sto ciuccio? E quindi sto riuscendo a non fumare, soprattutto le canne. Magari la sigaretta ancora ogni tanto mi è capitato di fumarla quando ho proprio i momenti di panico che continuo a realizzare sul lavoro, ma in genere basta. Se io voglio avere un certo range energetico, quella roba lì doveva morire già anni fa. Non l'ho fatto, lo facciamo adesso. Poi c'è ancora un punto 3, aspetta che qua ti mando il prossimo. Quindi per riassumerla, basta altari, basta inginocchiatoi, basta predizioni, basta dare al di fuori di noi importanza che non diamo a noi. Cioè io mi rendo conto che io tendo a sovrastimare tutto quello che è al di fuori di me, ma anche per cultura forse ho sempre avuto un Dio esterno a me, adesso mi sto rieducando alla mia deità, no? Alla mia divinità, e a sapere che ogni singolo momento è un momento di eternità dove tu puoi spostare delle leve gigantesche come i cambi dei treni, e saper dire no anche solo a una sigaretta, per dire una stupidaggine, saper dire no a un pensiero stupido che crea danno. Tu sei in un altro mondo rispetto al mondo che ti saresti dato solo il giorno prima. Quindi questo eterno questo eterno fluire, questa eternità, questa immensità che sta dietro piccole decisioni che abbiamo tutti i giorni, un modo di pensare, un modo di agire, un modo di vivere. E questo è bellissimo. Non sono guarita del tutto, non mi vedo come una malata, però ci sono ancora delle cose sulle quali vorrei lavorare, chiaramente. Quindi abbiamo avuto, insomma, un rinnovamento in ordine a tutto quello che è una predizione, che non tollero più, non mi piace. Poi ti racconterò quando ogni tanto mi addono a dei tiraggi di carte su internet, e la cosa che mi diverte è proprio la mia anima, proprio mi manda il messaggio e mi dice: ma che cazzo vuole questo? Ma chi gli ha detto di dire tutte queste parole? Ma nessuno può scrivere parole per me. E questa forse è la più grande soddisfazione che io abbia avuto. Quindi grazie per questi fuck the guts, per tutti questi altari spaccati. Distruggiamo altari e inginocchiatoi. E grazie per avermi fatto capire che spesso quello che percepiamo come rifiuto è il suo contrario. E grazie a me, perché l'ho fatto io sto lavoro, e quindi anche grazie a me. E poi vorrei ancora dirti che io forse sono l'ultima della classe, perché ho rischiato di deificarti e quindi non ho seguito le sessioni. Ora poi andremo a vedere nella prossima sessione se è stata un'interferenza che io possa aver creato, o un uomo del tempo, o che cazzo ne so. Però mi sentivo piena di strumenti e non volevo aggiungere altro. E poi ci sono stati dei momenti, io credo che tra i tuoi discepoli molti abbiano quell'attitudine lì, ma a me non piace, ognuno ha la sua...
io ho il mio livello, ma non livello nel senso vibratorio proprio, cioè quando tendevo a rendere Lucio un dio o un conforto o una fuga, io l'ho evitato. E tu hai tutto il diritto di entrare nelle nostre vite con la gioia e soprattutto col grande insegnamento che siamo tutti pari, tutti. E quindi deificarti è una cosa che io purtroppo ho fatto e secondo me molti lo fanno, però ognuno bada a se stesso, io bado a me, quindi sono l'ultima della classe e so già che quando Monica mi vedrà arrivare per darle il consenso, mi vedrà arrivare con 2 orecchione d'asinella di pinocchiana memoria, perché è vero, mi sono persa tante sessioni e guarda caso quando io guardavo una sessione tu cazziavi chiunque non avesse seguito la sessione. Io adoro la tua rigidità, però mi piace anche depassarla, perché a casa mia giustamente comando io, però era perché sentivo un pieno e poi sentivo di dovercela fare con gli strumenti che avevo acquisito in 2 anni di sessioni. E poi recupererò, spero di poter recuperare, ecco. Però tutto quello che ho fatto è farina del nostro sacco, fatto sulla premessa che siamo pari. Tu mi hai insegnato che siamo pari. Tu mi hai insegnato che siamo pari ed è forse la cosa più bella che poteva succedere. Anche perché quando ti guardo ho una tale stima e dico, ma allora anch'io sono come lui. Magari, non è così. Tu c'hai un livello in più, però tu mi hai insegnato che siamo pari. Ti abbraccio.